Buongiorno a tutti, preparatevi perché sto per diventare piccina picciò. Oggi voglio dedicare il video a un mio caro amico e parleremo di Star Trek in italiano perché è italiano. Preparati, tira, perché questo è tutto per te. Salterei la fase di iscrizione, immagino che tu sappia esattamente come fare. Inserisci il tuo nome, metti... non credo che serva altro, probabilmente l'email, e ti scegli il tuo personaggio. Ecco, già sul personaggio avrei qualcosa da ridire perché non c'è in realtà molta scelta. Hai 3 personaggi, 3 uomini, 3 donne, di cui gli uomini, se non ricordo male, erano un Klingon, 2 umanoidi, 2 umani. Non mi linciate fan di Star Trek, non ricordo che razze ci fossero. Delle donne, una era praticamente una quindicenne, mentre l'altra era l'unica decente che effettivamente è quella che ho scelto. La trama, la storia è ambientata dopo il ritorno della Voyager nel quadrante Alpha. C'è stato un trattato di pace con la specie 8742, non sono un Borg, non me li ricordo tutti i numeri. Hanno fatto un trattato di pace, però la federazione non si fida, quindi insieme all'impero Klingon ha deciso di prepararsi per eliminarli nel qual caso decidessero che si sono stufati di questa alleanza. Trovano una specie di anomalia spaziale all'interno del quadrante Alpha, vanno a esplorarla. E esplorarla in questo caso significa andare a caccia di alieni e farli fuori uno per uno. Ecco, adesso vi mostro una scena della mia nave che affronta le navi aliene. Non è particolarmente interessante secondo me nel momento in cui non si possono scegliere le armi, non si possono scegliere, cioè l'unica cosa che si può fare è scegliere le navi da costruire, presumo più avanti perché adesso non posso fare neanche quello, e decidere che pianeta, che settore dello spazio mettere in sicurezza. Vedrei subito cosa non mi è piaciuto. Tanto per cominciare direi i nomi dei personaggi che sono piuttosto banalotti, poi la scelta dei personaggi. Una cosa che non mi entusiasma sono i dialoghi con questo comandantina che è la sa più lunga del capitano, che non mi convince più di tanto. Visto che sono il capitano, visto che mi hanno eletto, non so chi mi ha nominato capitano, ma almeno sono il capitano, lasciatemi fare la figura di quello che sa qualcosa. Invece no, io devo fare la figura del deficiente perché arriva sta qua che mi deve spiegare tutto come funziona. Non si può, chiedo io, scoprire le cose in un altro modo, magari me le mettono, mi fanno i bigliettini, me li passano sotto banco, io mi leggo il bigliettino e dopo sono io che la racconto al comandante. No, è il comandante che mi spiega tutto. Va bene, il capitano più utile della flotta. La domanda è: perché non è lei il capitano? Quantomeno perché non l'hanno fatta ammiraglio in modo che potesse spiegare come le cose a dovere e non hanno lasciato me come comandante? Secondo me sarebbe stato più credibile. Fa molto gioco per bambini, no? Che devono fare i fighi e essere in cima alla catena, però dal punto di vista del gioco di ruolo è una cosa oscena. E a proposito di questo c'è anche la questione che secondo me questi personaggi sono un po' troppo giovani per fare i capitani. Io non l'avrei approvato, se fossi stato il master di un gioco di ruolo del genere non l'avrei approvato. Ecco, un'altra cosa, non capisco questa mania di sterminare gli alieni. Star Trek è sempre stato una serie dedicata alla scoperta, andiamo a scoprire nuovi mondi. E invece in questo videogioco non si vanno a scoprire nuovi mondi, ci si prepara a combattere, e ci si prepara a combattere sterminando cose alieni che sinceramente loro abitano lì, io vado lì e gli rompo le balle e capisco anche che mi attacchino. A parte questo, il gioco consiste nel seguire le freccette, perché non si capisce, cioè non si ha nemmeno la scelta di cosa fare. Tu hai queste freccette gialle, tipo quelle che ci sono a Venezia per indicare ai turisti dove si trova Piazza San Marco, tu segui le freccette e sostanzialmente il computer gioca per conto tuo perché ti dice tutto quello che devi fare. Vedi la freccetta, vedi la cosa che lampeggia a destra, clicchi a destra, vedi la cosa che lampeggia a sinistra, clicchi a sinistra, è tutto un cliccare avanti e indietro, saltare avanti e indietro, non riesco neanche a capire come ci si sposta. È un gioco di clicca le freccette. Poi c'è chi piace, fa questa cosa che devi costruirla in base spaziale, fa tanto Age of Empires, magari a qualcuno piace, alla sottoscritta no. Tira, se a te piace, divertiti, io non credo che continuerò a giocare.